Ti svegli ogni mattina con il peso di aspettative che non hai mai scelto. Sorridi quando vorresti urlare. Dici va tutto bene, mentre dentro stai crollando. Ti hanno convinto che essere bravi significa dire sempre di sì, che la gentilezza significa sacrificarsi, che l'amore significa sparire per far posto agli altri. Ma oggi tutto questo finisce. Perché essere una brava persona non dovrebbe mai costare la tua dignità. Non dovrebbe mai significare vivere una vita che non ti appartiene. E se continuare a essere bravo significa perdere te stesso, allora è arrivato il momento di smettere. Questa non è una storia di cattiveria, è una storia di risveglio. La gentilezza non significa farsi calpestare. Quando inizi a vivere per un altro, diventi schiavo. Epitteto. C'è una differenza abissale tra gentilezza e sottomissione. La gentilezza nasce dalla forza, la sottomissione dalla paura. Tu hai confuso le due per troppo tempo. Hai creduto che amare significasse sparire, che prendersi cura degli altri volesse dire annullare te stesso, che la bontà fosse sinonimo di silenzio. Ma non è così, non è mai stato così. Pensa all'ultima volta che hai accettato un comportamento che ti ha fatto stare male solo per evitare discussioni. Quella collega che ti ha urlato contro e tu hai abbassato lo sguardo. Quel familiare che ha sminuito i tuoi sogni e tu hai sorriso come se niente fosse. Quell'amico che ti ha cancellato l'appuntamento all'ultimo minuto per la quinta volta e tu hai detto non fa niente. In quel momento hai pensato di essere una brava persona, ma stavi solo insegnando al mondo che il tuo dolore non conta. La vera gentilezza ha una spina dorsale. Sa dire no quando necessario, sa proteggere il proprio spazio senza chiedere scusa, sa che rispettare se stessi non è egoismo, è sopravvivenza emotiva. Ogni volta che accetti comportamenti irrispettosi solo per mantenere la pace, non stai mantenendo nulla, stai costruendo una prigione fatta di falsa armonia e tu sei sia il carceriere che il prigioniero. Ma cosa succede quando continui a ignorare questi segnali? Il tuo corpo inizia a parlare quando la tua voce tace. Lo stomaco che si chiude prima di incontrare certe persone, il mal di testa che arriva dopo certe conversazioni, l'ansia che cresce quando sai che dovrai dire sì a qualcosa che odi. Il tuo corpo sa quello che la tua mente fatica ad accettare. Non puoi continuare così. La gentilezza senza confini diventa debolezza. L'amore senza rispetto di sé diventa autodistruzione. E tu meriti molto di più di essere il tappetino emotivo di chiunque. C'è una forza silenziosa nel proteggere il proprio spazio. C'è dignità nel dire «questo non va bene per me», anche quando la tua voce trema. C'è coraggio nel deludere qualcuno per non deludere te stesso. È ora di alzarsi. È ora di ricordare che essere una brava persona significa anche essere bravi con voi stessi. Se non ti difendi, ti calpesteranno. Ciò che non difendiamo, lo perdiamo. Marco Aurelio. Il silenzio che scambi per pace è in realtà un invito. Ogni volta che non parli quando dovresti, stai dicendo al mondo che il tuo dolore non conta, che i tuoi confini sono negoziabili, che la tua voce non merita di essere sentita. E il mondo ti crede. Non è cattiveria, è natura umana. Le persone testano i limiti, consapevolmente o meno. Spingono fino a quando non trovano resistenza. E se tu non opponi mai resistenza, loro continuano a spingere. Quella collega che ti scarica sempre il suo lavoro, lo fa perché sa che tu non dirai mai no. Quell'amico che ti cerca solo quando ha bisogno di qualcosa, lo fa perché tu hai dimostrato di essere sempre disponibile, anche quando lui non lo è mai per te. Ma andiamo più a fondo. Pensa a quella volta che hai lavorato fino a tardi per coprire gli errori di qualcun altro, senza che nessuno te lo chiedesse. O quando hai prestato soldi, sapendo che non te li avrebbero restituiti, ma l'hai fatto comunque per sembrare generoso. O quando hai cancellato i tuoi piani per essere disponibile a chi poi si è dimenticato persino di ringraziarti. In tutti questi momenti, cosa stavi veramente facendo? Stavi mandando un messaggio chiarissimo: i miei bisogni non contano, la mia felicità può aspettare, usatemi pure. Non li stai proteggendo con il tuo silenzio. Li stai educando, gli stai insegnando che possono calpestare i tuoi diritti senza conseguenze,
che il tuo tempo, la tua energia, il tuo cuore sono a loro completa disposizione. E il risultato? Ti ritrovi circondato da persone che sanno esattamente come manipolarti. Sanno che se usano il tono giusto, se fanno la faccia giusta, se accennano al fatto che sei l'unico che può aiutarmi, tu cederai. Ma tu non sei un distributore automatico di favori, non sei un contenitore per i problemi altrui, non sei nato per essere invisibile mentre tutti gli altri brillano. C'è una differenza tra essere di supporto ed essere sfruttato. C'è una differenza tra aiutare qualcuno in difficoltà e diventare la soluzione permanente ai problemi che si creano da soli. Difendere te stesso non ti rende cattivo, ti rende umano, ti rende reale, ti rende qualcuno che vale la pena rispettare. La prossima volta che senti quell'impulso automatico di dire sì a qualcosa che non vuoi fare, fermati, respira, chiediti: sto aiutando questa persona o sto solo evitando il disagio di dirle no? Quella pausa di riflessione può cambiare tutto. Basta sacrificare te stesso per gli altri. L'uomo più ricco è colui che si accontenta di meno, perché il contentamento è la ricchezza della natura. Socrate. Ogni volta che mordi la lingua quando dovresti parlare, tradisci te stesso. Ogni volta che fingi che tutto vada bene quando il tuo cuore sanguina, tradisci te stesso. Ogni volta che sorridi mentre dentro urli, tradisci te stesso. E questo tradimento ha un prezzo. Non lo vedi subito, ma si accumula. Come piccole crepe in un muro, iniziano invisibili ma poi si espandono fino a quando tutto crolla. Ti hanno convinto che la tua felicità è meno importante di quella degli altri, che i tuoi sogni possono aspettare, che la tua verità può essere messa a tacere se disturba qualcuno. Ti faccio una domanda che probabilmente ti farà male. Quando è stata l'ultima volta che qualcuno ha sacrificato qualcosa di importante per te? Quando è stata l'ultima volta che qualcuno ha messo da parte i propri piani per aiutarti? Quando è stata l'ultima volta che qualcuno si è preoccupato della tua felicità quanto tu ti preoccupi della loro? Se fai fatica a rispondere, hai la tua risposta. Tu dai e dai, sperando che prima o poi qualcuno ti restituirà la stessa energia. Ma quello che stai scoprendo, nel modo più doloroso possibile, è che le persone si abituano a ricevere, si abituano alla tua disponibilità, si abituano al fatto che tu ci sarai sempre, anche quando loro non ci sono mai. E quando finalmente ti stanchi, quando finalmente dici «ho bisogno anch'io di aiuto», ti guardano sorpresi, come se avessi violato un accordo che non avevi mai firmato. Ma ascolta bene, la tua comodità emotiva conta tanto quanto la loro. I tuoi bisogni sono validi tanto quanto i loro. La tua voce merita di essere sentita tanto quanto le loro. Non puoi costruire relazioni autentiche su fondamenta di finzione. Non puoi creare amore vero nascondendo chi sei veramente. Non puoi essere felice vivendo la vita che gli altri si aspettano da te invece di quella che il tuo cuore desidera. Il prezzo della tua falsa armonia è la perdita di te stesso. È svegliarti una mattina e non riconoscerti più. È guardarti allo specchio e vedere una persona che non hai mai scelto di diventare. Il mondo non ha bisogno di una versione addomesticata di te. Ha bisogno della versione autentica, cruda, vera. Quella versione che non chiede scusa per esistere. Quella versione che non si rimpicciolisce per far sentire gli altri più grandi. Smetti di essere il traditore della tua stessa anima. Inizia a essere il protettore della tua verità. E se qualcuno se ne va perché non riconosce più la versione autentica di te, lascialo andare. Non era innamorato di te, era innamorato del controllo che aveva su di te. Impara a dire no senza sentirti in colpa. Non è ciò che ti accade, ma come reagisci a ciò che ti accade che conta. Epitteto. No non è una parolaccia, non è un atto di crudeltà, non è una dichiarazione di guerra, è una parola sacra, è il confine tra la tua anima e il caos del mondo. Ma tu l'hai trattata come se fosse veleno. Ti scusi prima di dirla, la addolcisci con 1000 spiegazioni, la fai seguire da promesse di compensazione, come se dovessi chiedere il permesso per proteggere la tua pace. Non devi. Sai qual è il paradosso più crudele? Più ti giustifichi, meno ti rispettano. Più spieghi le tue ragioni, più ti fanno sentire in torto.
Più cerchi di essere comprensivo, più approfittano della tua comprensione. Pensa all'ultima volta che hai detto no a qualcuno. Quante scuse hai dato? Quante volte hai ripetuto «mi dispiace tanto»? Quante alternative hai proposto pur di non sembrare cattivo? E indovina cosa è successo? Quella persona ha continuato a insistere, ha usato ogni tua giustificazione come un'arma contro di te. Ma hai detto che non puoi perché sei stanco. Dai, è solo un'ora. Ma hai detto che devi studiare, tanto domani è sabato. Ecco perché le giustificazioni sono pericolose. Danno alle persone munizioni per convincerti a cambiare idea. Il tuo no non ha bisogno di giustificazioni, non ha bisogno di essere compreso da chi lo riceve, non ha bisogno di essere accompagnato da scuse o promesse di futuri sì. Un no detto con calma e fermezza è più potente di 1000 sì pronunciati a denti stretti. È la differenza tra vivere deliberatamente e sopravvivere per caso. Ma come si fa a dire no senza sentirsi mostri? Inizia a vedere il tuo no per quello che è realmente, un atto di onestà. Quando dici no a qualcosa che non vuoi fare, stai rispettando sia te stesso che l'altra persona. Stai evitando di fare qualcosa di malavoglia, che non gioverebbe a nessuno. Quando smetti di scusarti per aver protetto il tuo spazio, qualcosa cambia in te. Ti rendi conto che il mondo non crolla quando deludi qualcuno. Ti rendi conto che le persone giuste rispetteranno i tuoi confini e quelle sbagliate si allontaneranno. Entrambi sono regali. La forza non sta nel sopportare tutto. Sta nel sapere cosa vale la pena sopportare e cosa no. Sta nel costruire muri dove serve e ponti dove ha senso. Il tuo no è la prova che ti rispetti abbastanza da proteggerti. E quando ti rispetti, insegni al mondo a fare lo stesso. Inizia da piccoli no. No al caffè quando non hai tempo. No al favore che non puoi permetterti. No alla serata quando hai bisogno di riposo. Ogni piccolo no ti avvicina alla versione di te che non chiede scusa per esistere. Con le tue reazioni insegni agli altri come trattarti. Ogni nuovo inizio nasce dalla fine di un altro inizio. Seneca, sei tu l'insegnante. Ogni giorno, con ogni interazione, stai dando lezioni su come vuoi essere trattato. Il problema è che le lezioni che stai dando non corrispondono al rispetto che meriti. Quando qualcuno ti parla male e tu taci, gli stai insegnando che quel tipo di comunicazione è accettabile. Quando qualcuno ti ferisce e tu fingi che non sia successo nulla, gli stai insegnando che può ferirti senza conseguenze. Ma facciamo un esempio concreto. Immagina che tuo figlio torni a casa e ti racconti che un compagno di classe lo prende in giro ogni giorno. Cosa gli diresti? Lascia perdere, non rispondere, fai finta di niente. Oppure difenditi, fai vedere che non può trattarti così? Probabilmente sceglieresti la seconda opzione. Allora perché con te stesso scegli sempre la prima? Non è questione di vendetta o di essere difficili. È questione di dignità. È questione di insegnare al mondo chi sei veramente, non chi pensi di dover essere per essere accettato. Le persone imparano dai tuoi schemi, non dalle tue parole. Puoi dire 1000 volte «rispettami», ma se le tue azioni dimostrano il contrario, indovina cosa sceglieranno di credere? Pensa alla persona che rispetti di più nella tua vita. Come si comporta quando qualcuno cerca di mancarle di rispetto? Non urla, non fa scenate, ma c'è qualcosa nel suo modo di essere che comunica chiaramente. Questo non è accettabile. Quella fermezza tranquilla, quella dignità silenziosa, quel rifiuto gentile ma irremovibile di accettare meno di quello che merita. Ecco cosa devi imparare. Il rispetto non è qualcosa che puoi mendicare o sperare di ricevere. È qualcosa che devi esigere attraverso la coerenza delle tue azioni. È qualcosa che devi guadagnarti da te stesso, prima di tutto. Ogni volta che ti alzi in piedi per i tuoi valori, anche se ti tremano le gambe, stai riscrivendo le regole. Stai dicendo al mondo: questo è chi sono, questo è quello che accetto, questo è quello che non accetterò mai più. E la cosa più bella, non devi farlo in modo aggressivo o cattivo. Puoi essere fermo, rimanendo gentile. Puoi dire no, rimanendo educato. Puoi proteggere la tua pace senza dichiarare guerra a nessuno.
Il cambiamento inizia dal primo momento in cui decidi di reagire diversamente, dal primo no detto con calma, dalla prima volta che non giustifichi una scelta che è giusta per te. Smetti di vivere secondo le aspettative degli altri. Tu hai il potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. Realizza questo e troverai la forza. Marco Aurelio. Per troppo tempo hai vissuto seguendo il copione che altri hanno scritto per te. Hai interpretato il ruolo della persona disponibile, della persona comprensiva, della persona che non crea mai problemi. Ma quel ruolo ti sta uccidendo lentamente. Le aspettative degli altri sono come catene invisibili. Ti mantengono piccolo, prevedibile, controllabile. Ti fanno dimenticare che hai il diritto di scrivere la tua storia. Pensa a quante decisioni hai preso nella tua vita non perché le volevi, ma perché era quello che gli altri si aspettavano da te. Il lavoro che hai scelto perché era sicuro. La relazione che hai mantenuto perché tutti dicevano che era perfetta per te. Gli hobby che hai abbandonato perché non erano seri. In ognuna di queste scelte, dove eri tu? Dove erano i tuoi desideri, le tue passioni, i tuoi sogni? Il tuo potere non sta nell'essere quello che tutti vogliono che tu sia. Sta nell'essere esattamente quello che sei, senza compromessi. Sta nel smettere di cercare validazione esterna e iniziare a costruire approvazione interna. Ma qui viene la parte difficile. Quando inizi a vivere secondo le tue regole, le persone attorno a te si sentiranno minacciate, ti accuseranno di essere cambiato, ti diranno che prima eri più simpatico, ti faranno sentire in colpa per aver scelto te stesso. Non cascarci. Questo è il loro tentativo di riportarti nel ruolo che aveva senso per loro, non per te. Quando una persona inizia a rispettare se stessa, costringe tutti gli altri a fare lo stesso o ad andarsene. Non tutti sono pronti per questo cambiamento, ma il tuo potere, il tuo vero potere, sta nel momento in cui smetti di chiedere il permesso per essere te stesso, quando smetti di spiegare le tue scelte a chi non le merita, quando smetti di vivere per gli applausi e inizi a vivere per la pace interiore. Non tutti capiranno questa trasformazione, alcuni ti accuseranno di essere cambiato, ed è vero, sei cambiato. Sei diventato finalmente fedele a te stesso. C'è una differenza tra deludere qualcuno e deludere te stesso. La prima è temporanea e guaribile. La seconda lascia cicatrici che durano una vita. Entrare nel tuo potere significa smettere di essere un camaleonte emotivo. Significa avere il coraggio di essere imperfetto, autentico, vero. Significa scegliere la tua verità anche quando è scomoda per gli altri. Il mondo ha bisogno di te al massimo del tuo potere, non della tua compiacenza. E quando finalmente smetti di vivere la vita che altri hanno pianificato per te, scopri qualcosa di meraviglioso. La tua vita, quella vera, è molto più bella di qualsiasi aspettativa tu abbia mai provato a soddisfare. Quando perdi la pace falsa, guadagni la pace vera. Molto spesso non siamo disturbati dalle cose, ma dalle opinioni che abbiamo delle cose. Epitteto. La pace che hai mantenuto fino ad ora non era pace, era silenzio forzato, era tranquillità comprata con il prezzo della tua autenticità, era un'armonia falsa costruita sulla tua capacità di sparire. La vera pace non costa la tua voce, non richiede che tu diventi invisibile, non ha bisogno che tu soffra in silenzio per esistere. Quando inizierai a parlare, a dire la tua verità, a mettere confini, sembrerebbe che stai distruggendo la pace. Le persone si lamenteranno, si offenderanno, ti accuseranno di aver rovinato tutto. Che lo facciano, perché quello che stai distruggendo non era pace autentica, era un castello di carte costruito sulla tua sottomissione. E i castelli di carte sono destinati a crollare. La vera pace arriva quando smetti di nascondere chi sei, quando smetti di fingere che tutto vada bene quando non è così, quando smetti di tradire te stesso per mantenere un'illusione di tranquillità. Questa pace autentica può sembrare spaventosa all'inizio. È più silenziosa ma più profonda, è meno rumorosa ma più solida, è costruita sulla roccia della tua verità, non sulla sabbia delle aspettative altrui. Sì,
Perderai alcune persone lungo il cammino, ma quelle erano persone che amavano la versione falsa di te, non quella vera. E scoprirai che essere amato per quello che sei veramente è infinitamente più bello che essere apprezzato per quello che fingi di essere. La pace vera ti aspetta dall'altra parte del coraggio, attraversa la tempesta della trasformazione. Dall'altra parte c'è la serenità che hai sempre cercato. Il tuo valore non dipende da quello che pensano gli altri. La felicità e la libertà iniziano con una chiara comprensione di un principio. Alcune cose sono sotto il nostro controllo, altre no. Epitteto. L'approvazione degli altri crea dipendenza. Ti dà un'euforia temporanea, ma quando svanisce ti lascia più vuoto di prima. E come ogni dipendenza, richiede dosi sempre maggiori per farti sentire bene. Prima bastava un complimento, poi hai avuto bisogno di essere sempre il migliore, poi di essere indispensabile, poi di sacrificare tutto pur di non deludere nessuno. Ma non basta mai, non basterà mai. E sai perché? Perché hai messo il controllo della tua autostima nelle mani sbagliate. Hai dato ad altre persone il potere di decidere se vali o meno. E questo è un gioco che non puoi vincere. Pensa a quante energie hai speso cercando di impressionare persone che nemmeno ti piacciono davvero. Quante notti hai passato a ripensare a una conversazione, preoccupandoti di aver detto la cosa sbagliata. Quante volte hai cambiato opinione solo per non essere giudicato. Tutto questo, per cosa? Per l'approvazione di persone che probabilmente non pensano a te tanto quanto tu pensi a loro. Il rispetto di sé, invece, è come un pozzo che si riempie da dentro. Non dipende dal tempo, dall'umore o dalle opinioni degli altri. È costante, affidabile, tuo. Quando vivi per l'approvazione sociale, la tua autostima è in balia di forze che non puoi controllare. Un commento negativo ti distrugge, un no ti devasta, una critica ti paralizza. Ma quando vivi per il rispetto di sé, diventi incrollabile, non perché non provi emozioni, ma perché la tua stabilità non dipende da validazioni esterne. Ecco una verità che nessuno ti dice. Le persone che ti giudicano di più sono spesso quelle che stanno lottando di più con se stesse. Il loro giudizio dice più su di loro che su di te. Rispettare te stesso significa tenere fede ai tuoi valori anche quando nessuno ti guarda. Significa trattarti con la stessa gentilezza che mostri agli altri. Significa proteggere la tua energia come proteggeresti quella di una persona cara. Non è arroganza, non è egoismo, è sanità mentale. Le persone che ti amano davvero non ti ameranno di meno se smetti di cercare costantemente la loro approvazione. Al contrario, ti rispetteranno di più, perché il rispetto di sé è magnetico, attrae persone di qualità e respinge quelle che vogliono solo approfittare. C'è una libertà incredibile nel momento in cui realizzi che non devi piacere a tutti, che non è tua responsabilità gestire le emozioni degli altri, che il tuo valore non è in vendita al miglior offerente di complimenti. Smetti di mendicare ciò che puoi darti da solo. L'approvazione che conta davvero è quella che vedi riflessa nei tuoi occhi ogni mattina allo specchio. E quella approvazione nessuno te la può togliere. È tua, è sempre stata tua. Devi solo smettere di regalarla a chi non la merita. Questo è il momento della tua resa dei conti, non con gli altri, ma con te stesso. Hai passato anni a essere la persona che tutti volevano che fossi. Hai sorriso quando volevi piangere. Hai taciuto quando volevi urlare. Hai detto sì quando il tuo cuore gridava no. Ma oggi puoi scegliere diversamente. Oggi puoi smettere di essere una brava persona, se questo significa tradire te stesso. Puoi iniziare a essere una persona vera, autentica, coraggiosa. Sai qual è la cosa più triste di tutta questa storia? Che probabilmente nessuno ti ha mai chiesto di sacrificarti così tanto. Nessuno ti ha mai detto esplicitamente di sparire per far posto agli altri. Tu hai deciso che era il prezzo da pagare per essere amato, ma l'amore che richiede la tua sparizione non è amore, è controllo travestito da affetto. Non sarà facile. Ci saranno momenti in cui vorrai tornare alla vecchia versione di te, quella che non creava problemi. Ci saranno persone che se ne andranno perché preferivano la versione controllabile. Lasciale andare.
perché dall'altra parte di questa trasformazione ti aspetta una vita che finalmente ti appartiene, una vita dove la tua voce conta, dove i tuoi confini sono rispettati, dove non devi più scusarti per esistere. E qui c'è un segreto che scoprirai solo quando inizierai questo percorso. Le persone ti rispetteranno di più quando inizierai a rispettare te stesso. I rapporti che sopravvivranno a questo cambiamento saranno più forti, più onesti, più belli, perché finalmente saranno costruiti sulla verità, non sulla convenienza. La strada verso l'autenticità inizia con un passo semplice ma rivoluzionario: smettere di tradire te stesso per far sentire gli altri a loro agio. Il mondo non ha bisogno di un'altra persona brava, ha bisogno di te, della versione vera, imperfetta, coraggiosa di te. Non devi più dimostrare niente a nessuno, non devi più guadagnarti l'amore attraverso il sacrificio, non devi più pagare il prezzo della tua felicità per la comodità altrui. È ora di smetterla di essere una brava persona e iniziare a essere te stesso. Il tuo viaggio verso la libertà inizia oggi, il tuo risveglio inizia ora. E quando tra qualche mese guarderai indietro a questo momento, a questa decisione di scegliere finalmente te stesso, capirai che quella non è stata la fine di te, è stata la tua rinascita. Smetti di essere una brava persona, inizia a essere una persona vera. Il mondo ha bisogno della tua autenticità, non della tua performance. E tu meriti di vivere una vita che sia davvero tua. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe interessarti uno di questi video.